E quindi la super Juventus da 200 milioni di mercato con in panchina il maestro Thiago Motta è dietro di noi. Il Milan del mago Fonseca che ha rivoluzionato la tattica è dietro di noi. La Roma, l'Atalanta, la Lazio, tutte dietro, tranne il Napoli che ci sta davanti ha 2 punti in più e un calendario alla portata in questa fase, ma dalla prima alla seconda sosta per le nazionali in queste 6 partite di sicuro sono cambiate diverse cose, anche la percezione di questa Inter. Certo che, come dicevo un mese fa, la classifica non ha ancora senso guardarla, sono d'accordissimo, non ha alcun senso guardare la classifica in questo momento, però ecco, ci dà un po' un'indicazione di massima o almeno ci dice che i tanti allarmi di qualche giorno fa non trovano poi riscontro sul campo, dove invece ci sono secondo me dei segnali molto interessanti che mi fanno dire che ad oggi paradossalmente la squadra più lontana dall'esprimere ancora il suo 100% è ancora l'Inter tra le principali candidate a questo scudetto, nonostante sia stata l'Inter quella che ha fatto un mercato più in continuità, senza cambiare anche l'allenatore. E c'è anche un dato particolare che certifica quello che dico da qualche settimana, ovvero che l'Inter di Inzaghi vuole provare a fare il Manchester City, con le dovute proporzioni chiaramente. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, allora ben ritrovati amiche e amici passionenteristi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e vi aspetto in diretta alle 19:30 dove leggerò i vostri commenti e analizziamo tutto insieme. Siamo arrivati a questa nuova sosta per le nazionali, quindi come al solito qui su Passione Inter è il momento di fare delle analisi più in profondità e oggi in particolare tiriamo un po' le somme rispetto a quello che abbiamo visto in quest'ultimo turno di campionato con alcuni numeri che si riferiscono anche alle ultime 6 gare, come detto, rispetto alla precedente sosta. Il primo dato, secondo me, da sottolineare è però giustamente quello più banale, le 3 vittorie consecutive dell'Inter. Giustamente Simone Inzaghi dice: "Io partirei da lì nel fare i nostri discorsi", perché mi sembra il minimo commentare comunque questi 3 risultati che sono ottimi, anche perché, è un dato che se noi allarghiamo un po' l'orizzonte, lo sguardo, e guardiamo anche gli altri campionati europei, siamo in pochissimi a poter dire di aver fatto queste 3 vittorie consecutive in questa fase. Ho visto il Manchester City che ha pareggiato col Newcastle dopo aver vinto poi in Champions nell'ultimo turno. Il Real Madrid aveva pareggiato con l'Atletico e ha perso con il Lille. Il Bayern ha perso in Champions, un pareggio col il Bayer Leverkusen che ha battuto il Milan ma ha fatto 2 pareggi in campionato. Il PSG lo stesso ha perso anche in Champions. Il Barcellona che aveva perso con l'Osasuna la prima partita di questo campionato all'inizio proprio di questo ciclo di 3 partite. Solo l'Inter e l'Arsenal, quindi tra le principali squadre, ecco quelle più in alto in questo momento, hanno fatto un filotto di vittorie con 3 vittorie consecutive in queste ultime 3 partite, tra campionato e Champions appunto. L'altra è la Lazio, che però in Europa ha giocato in Europa League, Lazio squadra molto interessante, adesso anche ci arriviamo con un altro dato. È evidente quindi che giocare le coppe toglie qualcosa a livello proprio di energie. Chi gioca le coppe ha almeno perso un po' di terreno in queste settimane, ad eccezione dell'Inter, come detto, e se rimaniamo in Italia anche la Lazio, appunto, che in Serie A è accomunata all'Inter da un altro dato molto interessante. Devo citare Sky, mi dispiace perché stavo preparando un'analisi simile che avrei voluto portare mercoledì. Purtroppo Sky l'ha fatta nel club domenica sera, quindi cito Sky come dati su questa analisi. Se noi conteggiamo il minutaggio in campo dei 7 sostituti, chiamiamoli così, cioè prendiamo la rosa dell'Inter, li mettiamo in ordine di quanti minuti hanno giocato quest'anno, togliamo i primi 11, che sono di fatto i titolari, potremmo chiamarli così, consideriamo gli altri 7 e queste sono quindi sostanzialmente le alternative. Ecco, in questi 7 l'Inter è la prima squadra in Serie A per minuti che ha fatto giocare a questi cosiddetti sostituti alternative, mentre l'Inter è quarta per minutaggio che ha fatto fare ai titolari. Quindi è quella che più di tutti ha fatto giocare i 7 sostituti, le 7 alternative. E la Lazio, guarda caso, è invece la seconda per minutaggio dei sostituti. Infatti è una squadra che in Europa, per esempio, ha cambiato tanto e in campionato sta andando forte, sta risalendo in questo momento. Cosa significa questo? Come possiamo leggere questo dato? Che quello che dicevo settimane fa
sta avendo un riscontro sul campo, ovvero Inzaghi sta cercando in maniera quasi scientifica e molto spinta, molto evidente, quello che lo sta facendo più di tutti, di usare sempre più giocatori rispetto alle avversarie, sempre di andare ad allungare il più possibile la rosa e di attingere il più possibile alle alternative, perché questo lo vuole fare sullo stile anche del Manchester City, come dicevamo qualche settimana fa, con le dovute proporzioni, lo ribadisco, ma si vuole cercare un vantaggio nella profondità della rosa per tenere intanto tutti sul pezzo, creare anche una competizione interna dove qualcuno magari può abbassare la tensione e allora sappi che hai subito un'alternativa pronta e lo faccio giocare, non hai il posto fisso, non hai il posto garantito. Ma anche dal punto di vista della gestione delle risorse e per poter preservare alcuni giocatori per poter poi decollare più avanti come squadra. Questo magari nell'immediato ti fa perdere qualcosina, sul lungo però ti porta tanti benefici. Mi ricordo l'anno scorso ne abbiamo parlato tantissimo, soprattutto in riferimento all'attacco, dove le alternative erano di meno o comunque di livello più basso rispetto ai titolari. E dicevamo che siamo arrivati praticamente a febbraio all'appuntamento importantissimo con la Champions, con le punte Thuram e Lautaro che erano scariche, erano giù a livello di condizione. Quindi quest'anno si cerca di prevenire non solo in attacco, ma anche negli altri reparti, sicuramente. E questo secondo me è un primo indizio molto interessante che va in quella direzione che dicevo io di un Inter alla Manchester City. Detto questo, giustamente mi si potranno sollevare due obiezioni. La prima è se le coppe tolgono qualcosa e l'Inter è davanti a quelle che abbiamo citato, le altre rivali, c'è però un Napoli che non solo ci sta davanti, ma non ha nemmeno le coppe, non ha nemmeno la Champions League, soprattutto che è quella che toglie più energie. Giustissimo, sono d'accordissimo. E infatti il Napoli è una squadra che mi preoccupa, sinceramente, in questa lotta per lo scudetto. È una squadra che mi dà l'idea che i suoi 82-83 punti li farà, non dico senza problemi, ma me lo aspetto a quell'altezza lì il Napoli a fine stagione. E quindi dobbiamo essere più bravi di loro, ovviamente, dobbiamo farne di più di questi 82-83 punti, bisogna andare un po' più su a questo punto. Dall'altro lato, spesso si dice che i campionati si vincono con le squadre piccole, cioè i campionati si vincono facendo bottino senza sbagliare colpi con le squadre di bassa classifica. Ecco, vi metto questo semino, poi vedremo, però forse questa cosa si sta un pochino ribaltando, almeno in una stagione come quella di quest'anno, e forse il campionato si vincerà proprio negli scontri diretti. Vedremo. Però ecco, prestiamo attenzione perché il 10 novembre prossimo, prima della prossima sosta di novembre, c'è un Inter-Napoli che peserà veramente tantissimo e purtroppo si giocherà pochi giorni dopo un Inter-Arsenal che ci toglierà ancora una volta diverse energie. Prima di quell'Inter-Napoli che peserà secondo me veramente tanto, c'è poi anche un Inter-Juventus il 27 ottobre, quindi il prossimo ciclo tra la sosta di ottobre e quella di novembre è veramente molto molto intenso. La cosa positiva è che tutta l'Inter, secondo me, correggetemi se non siete d'accordo, comunque ditemi la vostra, è sembrata in crescita in queste partite e in più, come abbiamo detto, come ho detto più e più volte, ottobre-novembre è il periodo in cui di solito le squadre di Inzaghi decollano come rendimento. È ottobre il mese in cui ha la media punti più alta ogni anno Inzaghi. E secondo me i segnali anche quest'anno in questo senso ci sono stati, ci sono, anche se qua so che mi arriverà la seconda obiezione, cioè l'Inter prende ancora troppi gol. Se prendi così tanti gol non puoi andare lontano. Anche quello è un problema, anche questo non lo nego assolutamente. Sky all'interno dell'analisi che commentavo prima, ha riportato un paragone con i numeri dell'anno scorso, facendo sottolineare come, l'Inter abbia già subito, 9 gol quest'anno, l'anno scorso invece a questo punto ne aveva subiti 3 e 9 gol li aveva subiti solo il 6 gennaio alla fine del girone d'andata. Ecco, è inutile ricordare che il paragone con l'anno scorso, che è stata una stagione straordinaria, ha poco senso e ogni stagione è diversa ed è un capitolo a parte. Però ci sono dei dati che ci fanno capire un po' che cosa è cambiato. Per esempio, viene sottolineato come l'Inter quest'anno sta concedendo in totale più occasioni a partita, concede un expected goals per tiro più alto, cioè, concede dei tiri che hanno una probabilità di far gol più alta, semplifico veramente molto, e in totale concede più expected goal rispetto all'anno scorso. Al contrario però è molto interessante notare come l'Inter, quest'anno, abbia avuto in calo il dato sui palloni fatti entrare in area di rigore, cioè hanno fatto entrare
di meno gli avversari in area di rigore rispetto all'anno scorso, eppure abbiamo preso più gol. Eppure l'Inter quest'anno ha incassato più gol rispetto all'expected goal concesso, quindi rispetto ai gol attesi l'Inter ne ha subiti di più, mentre l'anno scorso era al contrario, rispetto a quelli attesi ne aveva subiti di meno. Quindi qui Caressa lancia anche una provocazione a un certo punto dicendo: "Ma se subisci più gol di quelli che sono attesi, di quelli che ci si aspetta che tu prenderesti, è colpa del portiere, quindi di Sommer che sta parando di meno". Giustamente Marchegiani gli dice di no, da portiere, e io sono d'accordo perché, a parte l'errore di Genova in una partita che ha fatto negativa, secondo me Sommer non sta facendo peggio dell'anno scorso, non ci vedo grosse responsabilità di Sommer negli altri gol presi, e anzi per me anche l'anno scorso, che comunque Sommer ha fatto una stagione super, è stata una stagione in cui in alcuni casi è stato anche graziato, quindi per me il rendimento di Sommer è in linea. Sicuramente c'è un pizzico di sfortuna, nel senso che stai subendo più di quello che meriti, quindi un po' gli altri stanno trovando anche dei grandi gol, eccetera, eccetera, però la verità secondo me è un'altra. C'entra molto il rendimento individuale dei difensori, sicuramente, che sono magari in alcuni casi meno cattivi, meno attenti rispetto, a quella che era la maniacalità dell'anno scorso, e lo dice anche Marchegiani, magari ti viene meno qualcosina quest'anno in termini di concentrazione, per me legato anche ad una brillantezza fisica che ancora non c'è del tutto, ma io ci aggiungo anche i centrocampisti, perché il centrocampo è il vero motore dell'Inter, e per fare un gioco così dispendioso come quello che fa l'Inter, che senza dribbling porta tanti giocatori in alto, serve un centrocampo di alto livello proprio in termini di condizioni. E fino a qui ditemi la vostra, ma io ho visto un Barella che è stato tra i migliori fino a quando Çalhanoğlu e Mkhitaryan soprattutto sono stati abbastanza spenti nell'avvio di stagione. Poi si è fatto male Barella, si è fermato e sono venuti fuori, stanno venendo fuori Mkhitaryan e Çalhanoğlu che stanno decollando come rendimento, con Barella che tornerà dopo la sosta. Quindi ci sono dei segnali di crescita, e il completo recupero di Barella dopo la sosta sarà il tassello fondamentale per sistemare anche questo aspetto. Io sono andato a prendermi altri dati, e sarà una coincidenza, però con Barella in campo l'Inter ha subito soltanto 3 dei 9 gol totali, quindi nelle partite in cui ha giocato Barella, nei minuti in cui ha giocato Barella, l'Inter ha subito solo 3 gol rispetto a tutti i 9 subiti, quindi ne ha subiti 6 senza Barella in campo sostanzialmente. E 3 gol con Barella in campo sono 2 quelli di Genova. La prima è una dormita su un calcio piazzato dove l'errore però è di Sommer e Barella quindi c'entra poco. Il secondo è l'errore di Bissek con il rigore concesso e poi viene trasformato in rigore. E Barella tra l'altro lì stava giocando sull'altro lato, non nel lato da dove arriva il fallo, ma è entrato Frattesi, quindi giocava a sinistra. Il terzo gol è quello del derby, il primo gol del derby, perché sul secondo Barella era uscito, quindi il primo gol del derby dove però Barella lo vedo poco responsabile, nel senso che poi eravamo molto ben posizionati, quindi Mkhitaryan regala il pallone, Pulisic salta Çalhanoğlu, Acerbi e Pavard senza che lo frenino minimamente, mentre Barella era giustamente sganciato perché doveva favorire la costruzione. Quindi non significa che senza Barella l'Inter non può andare lontano, l'Inter è finita, assolutamente no, però il mio motto da anni è che c'è un Inter con Barella e un Inter senza Barella, quindi uniamoci a questo un Mkhitaryan e Çalhanoğlu in crescita, e tutta la difesa sarà sicuramente più protetta quantomeno. Poi forse non basterà, lo vedremo, però di sicuro gli daremo più protezione. L'ultimo passo poi sarà quello di riuscire a chiudere le partite un po' prima, perché lo dice anche Bastoni giustamente, in modo da poter risparmiare anche delle energie in vista delle queste partite così importanti, così ravvicinate, che dovrai giocartela anche su questo, sul poter mettere in ghiaccio delle partite nel finale. Questa è un po' la situazione secondo me, in attesa di integrare magari anche Buchanan, che col dribbling ti potrà dare delle soluzioni in più, ma credo che ci vorrà un po' di tempo, visto che tornerà dopo un lungo infortunio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con non tanto coi numeri, perché i numeri sono quelli, però con le letture che quindi vado a dare di questi numeri. Vi aspetto nei commenti e vi aspetto soprattutto su passioneinter.club, dove questo lunedì, oggi alle 22, come ogni lunedì ci sentiamo nel club con la nostra community, i nostri abbonati e non solo, dove dobbiamo parlare del caso Ultras. Lo faremo in maniera approfondita con i nostri abbonati, parleremo poi di tutto quello che è successo in questa primissima parte di stagione e delle analisi esclusive che non pubblicheremo. Quindi vi aspetto su passioneinter.club, lasciandovi un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.